Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon inizio settimana. Prima di addentrarci in questo nuovo contenuto di calciomercato in casa Napoli, e che bel lunedì! È il lunedì del capolavoro di Aurelio De Laurentiis e del Napoli per quanto riguarda la vicenda di Victor Osimhen. Ce lo siamo tolti definitivamente dalle scatole. Andiamo a vedere i dettagli dell'operazione conclusa, diciamo come voleva il Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis, senza farsi mettere i piedi in testa. E ci sono nuovi nomi per quanto riguarda l'esterno a sinistra. Addirittura il Napoli potrebbe occupare uno slot extracomunitario brasiliano dall'Atletico Madrid. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se non l'avete ancora fatto, così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Da dove partiamo? Partiamo con i dettagli dell'operazione per quanto riguarda Victor Osimhen e il Galatasaray. 75 milioni era la richiesta e 75 milioni arriveranno, e non solo, clausole e bonus per quanto riguarda ovviamente il Napoli. 40 milioni arriveranno subito, 35 milioni arriveranno entro luglio 2026, il 10% sulla futura plusvalenza, che non è la futura rivendita. Se vendi Osimhen domani a 80 milioni, il Napoli non incassa 8 milioni, ma è un 10% sulla plusvalenza, che come sappiamo in tanti andrà calcolata poi dopo l'ammortamento del cartellino e tutte le vicissitudini varie per qualsiasi plusvalenza, ovviamente, di qualsiasi calciatore. C'è anche una clausola anti-Italia, quindi fino a luglio 2027, a quanto ho letto, nessuna squadra italiana potrà tesserare il giocatore nigeriano, e quindi ci siamo diciamo parati anche da quel punto di vista. Nel caso lo vende a Galatasaray e poi con un giro diciamo di affari loschi lo potevano rivendere a un'italiana, abbiamo evitato anche questo. E c'è un bonus in base ai gol di Victor Osimhen. Chi parla di 5 milioni, chi omette la cifra. Non ho ancora letto però quanti e cosa dovrebbe fare per quanto riguarda la fase realizzativa Victor Osimhen, perché il Napoli poi incassi diciamo qualche altra cosa di soldi. Complimenti ad Aurelio De Laurentiis e complimenti al Napoli per sì aver atteso, ma ha portato comunque i suoi frutti e si è conclusa l'operazione come volevamo noi. Dal punto di vista del tifoso, noi ci siamo tolti un grandissimo peso, perché sapevamo perfettamente il peso specifico che poi aveva la situazione Osimhen nel futuro del Napoli, il mercato che stiamo facendo, lo spogliatoio, eccetera, eccetera, eccetera. Complimenti ad Aurelio De Laurentiis e al Napoli ancora una volta. È un inizio settimana come diciamo non vivevo da un bel po' di tempo. Era una notizia che aspettavamo da un bel po' di giorni ed è arrivata finalmente. Non ne parleremo più. Detto questo, il Napoli, ovviamente per la situazione in dove venga, non venga, 45, 60, 80, 200 milioni, eccetera, si sta guardando intorno, perché dobbiamo portare a casa comunque l'esterno a sinistra. Non è che aspettiamo tutto il resto della combriccola che diciamo vorrebbe allungare i tempi. Non abbiamo assolutamente tempo da perdere, né Conte ovviamente ha la pazienza di aspettare, giustamente, perché serve completare la squadra quantomeno entro la fine del ritiro di Di Maro, per fare almeno un ritiro al completo. Detto questo, il Napoli si sarebbe affacciato chiedendo informazioni per Samuel Diaz Lino dell'Atletico Madrid, esterno brasiliano, classe 99. Io ovviamente è fresca la notizia, sono andato solo a raccogliere un po' di numeri e dati. 23 dicembre 99, 25 anni, altezza chi 1,77, chi 1,75, comunque diamo un 1,75 indicativo, per quasi 70 kg, leggerino, è un esterno comunque, fisico da esterno alla sinistra, e occasionalmente ha giocato anche diciamo esterno di centrocampo, curandosi meno della fase offensiva. Infatti le caratteristiche principali del calciatore sono velocità, accelerazione, dribbling e, attenzione, resistenza, perché è una caratteristica che deve avere chiunque viene in casa Napoli e firma il contratto. Tutti, tutti, tutti. Si sta parlando anche di Takefusa Kubo, se ne era parlato già
tanto tempo fa De Laurentiis ha sempre espresso il suo piacere nel cercare di portare un colpo dal Giappone o un calciatore per allargare dal punto di vista del marketing anche lì. Però se andiamo a prendere un attimo Kubo e l'esterno dell'Atletico Madrid, ci sono delle cose che non si trovano dal punto di vista della posizione. È vero che Kubo ha giocato anche a sinistra, però la maggior parte delle presenze le ha fatte a destra, e quindi può darsi che stia sondando solo il terreno o venga schierato comunque a sinistra tranquillamente, perché lo può fare il giapponese. Ma dal punto di vista delle cose simili tra lui e l'esterno dell'Atletico Madrid c'è appunto la resistenza. Calciatori che per 90 minuti non si perdono mai d'animo, 90 minuti sempre sul pezzo, 90 minuti nel ripartire o nel dover recuperare il pallone, sempre pronti. E poi il calciatore dell'Atletico Madrid, in questo caso dal punto di vista tecnico, secondo me non si discute nella maniera più assoluta. I numeri non sono altissimi per quanto riguarda gol, assist in base alle presenze, però diciamo che dovrebbe trovare un tantino continuità di presenze, perché nell'ultimo periodo non è che poi sia stato un titolare inamovibile, anche perché giochi in una grande squadra e diciamo che è complicato, giochi in un Atletico Madrid, un Real Madrid, nello stesso Napoli di quest'anno, prendendo i 4 esterni, comunque non è che hai il posto assicurato. Quindi diciamo che nella Liga 31 presenze, 3 gol e 4 assist, partendo 21 volte titolare, quindi prendiamola su 21, i 3 gol e i 4 assist non è nemmeno tanto male. 4 presenze, un gol e un assist in Coppa del Re, 10 presenze in Champions e 3 assist, 2 presenze nel mondiale per club, 47 gare, 4 gol e 8 assist con 2271 minuti giocati. Nella stagione 24-25, 4 gol e 5 assist in campionato, incisivo soprattutto negli ultimi 5 match, con 3 reti e un assist e un rigore procurato. Alle caratteristiche, vabbè, i numeri di EA Sports per quanto riguarda i videogames li saltiamo perché mi interessano ben poco. A me interessa sapere che è un calciatore molto ma molto abile nel dribbling, nel saltare l'uomo, nel recupero palla e nella doppia fase, perché il Napoli sta cercando un esterno che sia simile a Ndoye per quanto riguarda la fase di non possesso. Ma con questo non sto dicendo che esiste solo Ndoye, assolutamente, non capiamoci male, però Ndoye per quanto riguardava la fase di non possesso comunque aveva quel quid in più rispetto a Noah Lang che abbiamo acquistato. Quindi per portare quella complementarietà tra due calciatori sulla fascia, così come possono essere complementari Politano e Neres, il primo doppia fase, difensivamente sa il fatto suo, copertura, comunque la molla avanti e indietro. Neres invece genio, dribbling, uno contro uno, estro, tecnica, pecca di più nella fase difensiva, però ecco che schierarli quando serve bisogna avere i due profili da una fascia e dall'altra fascia, così come Noah Lang sarebbe il Neres della situazione in questo caso, e il Napoli sta cercando un esterno che faccia il Politano anche dall'altra parte. Detto questo, ci sono 2 paroline che volevo spendere per quanto riguarda l'intervista ieri che ha fatto Noah Lang, perché sta passando un tantino qualcuno sì, però troppo da sbruffone, troppo che se lo crede, eccetera eccetera eccetera. Cari ragazzi, io vivo in Olanda da 20 anni e il calciatore diciamo che per come l'ha messa anche la conferenza stampa posso anche dire sì, però super convinto, lo vedi troppo convinto, eccetera eccetera. Ma io vi assicuro che Noah Lang è così, e quello che dice quello fa. Noah Lang mi è piaciuto quando ha detto sono quel calciatore che tu stai seduto, però poi quando prendo la palla ti alzi e succede sempre qualcosa. È sicurezza di se stessi, è essere maturi e sapere perfettamente le tue capacità fino a dove possono arrivare, e non, perché ci ha anche fatto sapere che
dal punto di vista atletico non si è mai allenato così, e quindi è una situazione che fa bene sia a lui e ovviamente anche al Napoli per quanto riguarda le caratteristiche di Noah Lang, però fa bene al calciatore per uscire dalla propria zona di comfort e confrontarsi, scusatemi il gioco di parole, con se stessi per quanto riguarda la situazione e la condizione fisica. Quindi io ho visto e ho seguito Noah Lang del campionato olandese e vi dico che comunque è un grandissimo, grandissimo calciatore, un grandissimo acquisto. Se dovesse migliorare ancora di più in resistenza, scatto, corsa e fase di non possesso, cari ragazzi, ne vedremo assolutamente delle belle, una fascia sinistra con solo la corsia di sorpasso. Spostatevi nella maniera più assoluta. Quindi un lunedì da incorniciare per quanto mi riguarda. La situazione Osimhen che si è risolta, Noah Lang che ha parlato ieri e ci ha fatto sapere che è contentissimo, il Napoli è super convinto, i calciatori sono arrivati super convinti e volendo la maglia del Napoli. Passaggio importantissimo che si riferisce anche ai nuovi acquisti, perché chi vuole venire a Napoli può firmare, ovviamente di quelli che stanno sulla lista e sono le preferenze del mister Antonio Conte, però se tra quelli c'è chi fa diciamo orecchie di mercante, titubanze eccetera eccetera, restate dove siete, anche perché dovrete venire a sudarvi il posto, chiunque viene, non c'è niente di scritto e non c'è nessuno che, a parte qualcuno che parte titolare, ovviamente così a scatola chiusa, bisogna vederli, bisogna allenarsi, bisogna arrivare alla fine dei ritiri al 200% di condizione. Mentalmente, viste le parole di Noah Lang, ascoltato anche De Bruyne, così come Antonio Conte, ci siamo alla grandissima, siamo sul pezzo quasi non considerando, però non capitemi male, non considerando lo scudetto che abbiamo vinto, ovvero essendo consapevoli di essere campioni d'Italia, ma ancor più di doverlo difendere avendo poi davanti agli occhi, perché non se ne deve andare, così come disse Conte, il passato comunque non lo devi cancellare, ma devi diciamo tenerlo lì e ogni tanto ricordarlo per non incappare negli stessi errori. Noi abbiamo già vissuto un'annata disastrosa post scudetto e abbiamo tutte le carte in regola, allenatore compreso, per onorare il tricolore che abbiamo sulla maglia. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.